Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni lineari in seno e coseno. Innanzitutto come faccio a riconoscerle? Perché ho una disequazione dove appare sia il seno che il coseno con grado 1. Come le risolviamo? Ci sono tantissimi modi. Quello che vi voglio far vedere oggi è l'utilizzo delle formule di addizione e sottrazione che abbiamo visto nei video precedenti. Infatti, se moltiplico tutto per un mezzo, questa disequazione diventa così. E se ci faccio caso, un mezzo e radice di 3 mezzi corrispondono proprio ai valori dell'angolo π greco terzi oppure π greco sesti. Se ci pensate bene, siccome qui ho un mezzo e qua cosx, quando è che il coseno dell'angolo vale un mezzo? Quando l'angolo è π greco terzi. Allo stesso modo, siccome qui ho sen, qua mi chiedo quando è che il seno dell'angolo è radice di 3 fratto 2? Proprio quando l'angolo è di nuovo π greco terzi. Quindi questa scrittura qui, se ci pensate bene, è identica a questa qui. Infatti per le formule di addizione del coseno sappiamo che il cos tra due angoli si trova facendo cos cos meno sen sen. Ora questo qui vale un mezzo e cosx si ricopia, mentre questo qui in arancione vale radice di 3 fratto 2 e questo si ricopia. Ecco perché quindi scrivere questo equivale a scrivere questo. Ora, quando è che il coseno di un angolo è maggiore di 0? Andiamo a fare la nostra circonferenza goniometrica. Sappiamo che il coseno è positivo quando la componente x è positiva, cioè nel primo e nel quarto quadrante. Quindi abbiamo questo arco di circonferenza qua. L'angolo di 90 gradi lo scriviamo come π greco mezzi, mentre questo angolo qua, se lo leggiamo in senso negativo, vale meno π greco mezzi, altrimenti se lo leggiamo da qui andando in senso antiorario vale 3 mezzi π greco. Per cui il mio angolo, x più π greco terzi, deve essere compreso tra meno π greco mezzi e π greco mezzi. Io voglio trovare x compreso, quindi π greco terzi lo porto sia di qua che di là cambiando di segno, quindi meno π greco terzi. Ora, sommando questi tra di loro, viene l'MCM 6 e sopra 6 diviso 3 2 meno 2 π greco, 6 diviso 2 3 meno 3 π greco, quindi meno 5 sesti π greco. Mentre se sommiamo questi due, 6 diviso 3 2 meno 2 π greco più 6 diviso 2 3 π greco e quindi meno π greco sesti, per cui la soluzione finale è questa. Questo è solo uno dei tanti possibili modi con cui possiamo risolvere questa disequazione. Ora andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile e vediamo un altro metodo. Questa volta, a differenza di prima, abbiamo sempre una disequazione di primo grado, ma con anche il termine noto. La risolvo con il metodo di sostituzione. Chiamo con x grande, quindi x maiuscola, il coseno dell'angolo, x piccolo, e con y grande il seno dell'angolo. Vado a sostituire, al posto del seno metto y, al posto del coseno metto x grande, più 1 lo ricopio e invece di minore di 0 scriviamo uguale a 0. Quindi andiamo prima di tutto a risolvere l'equazione associata. Mettiamo a sistema questa equazione con l'equazione fondamentale della trigonometria. Quindi la prima la esplicito, per cui scrivo y uguale e porto questi due termini di qua cambiando segno. Ora vado a sostituire al posto di y questa quantità qua nella seconda equazione. La prima equazione per il momento la lascio stare e vado a svolgere i calcoli nella seconda. Questo è un quadrato di binomio e quindi devo fare il quadrato del primo termine più 9x alla seconda. Mi raccomando, i quadrati sono sempre col più. Quadrato del secondo 1, doppio prodotto meno per meno più, 3x per 1 per 2 fa 6x. Ora noto che 1 e 1 se ne vanno. Questi due termini si sommano, 10x alla seconda, e quindi ho ottenuto un'equazione di secondo grado. Posso raccogliere a fattor comune 2x, qua 10 diviso 2 5 x, mentre qua mi rimane 6 diviso 2 3, x e x se ne vanno. Applico la legge di annullamento del prodotto, che consiste nel porre uguale a 0 i due fattori. La prima viene x uguale a 0, mentre la seconda, portando il 3 di qua, viene meno 3, dividendo tutto per 5, meno 3 quinti. Ora che ho trovato le due soluzioni nell'incognita x, vado a recuperare la prima equazione e mi vado a trovare i due valori di y, quindi avrò due sistemi di soluzione. Se x è uguale a 0, qua sostituendo viene y uguale a meno 1. Se x invece vale meno 3 quinti, con il meno davanti diventa più 9 quinti.
più 9 quinti meno 1, facciamo la mente, viene 4 quinti. Andiamo a disegnare questi due punti nella circonferenza. Il punto 0 meno 1 si trova qui, mentre il punto meno 3 quinti, 4 quinti, 3 quinti è 0,6, 4 quinti è 0,8, quindi meno 0,6 è un pochino più della metà, 0,8 è un po' più qua, quindi questo punto qui. Disegniamo l'angolo. Ora dobbiamo capire quale intervallo prendere, quindi abbiamo detto che fino adesso abbiamo risolto l'equazione associata, ma avevamo una disequazione, quindi ritorniamo alla disequazione, ovvero minore di 0. Per capire bene quale intervallo della circonferenza dobbiamo prendere, andiamo a disegnare nella figura l'equazione della retta, ovvero la retta che abbiamo utilizzato per risolvere il sistema. Questa retta passa per i due punti che abbiamo appena trovato e quindi il disegno è facilissimo da fare. Infatti vi ricordo che un sistema tra due equazioni in matematica rappresenta l'intersezione. Il nostro sistema era l'intersezione tra la retta e la circonferenza. La retta e la circonferenza si intersecano nei due punti che ho appena trovato. Ora, quale ramo di circonferenza devo prendere? Questo arco qua o questo qua? Io uso questo trucchetto, prendo un punto qualsiasi della circonferenza, per esempio 0,0. Potete prendere qualsiasi punto purché non stia sulla retta. Vado a sostituire questo punto in questa disequazione e quindi qui c'è 0, 0, quindi mi viene 1 minore di 0. Mi chiedo, è vera questa? Cioè 1 è minore di 0? Ovviamente no, perché 1 è maggiore di 0. Quindi, siccome questa è falsa, vuol dire che il punto che ho scelto, 0, 0, non fa parte della mia soluzione. Quindi se il punto è qui, che va a ricoprire questo arco qua, vuol dire che la soluzione sarà l'altra. Andiamo quindi a scrivere questo intervallo. In corrispondenza di questi due valori non esiste nessun angolo tra quelli che conosciamo, però è sempre possibile ricavare l'angolo attraverso le funzioni inverse di arco coseno o arco seno. Quindi questo angolo qui lo scriviamo come arco coseno di questo valore, mentre questo angolo qui lo conosciamo benissimo, equivale a 3 mezzi π greco. La periodicità vi ricordo da mettere sempre 2k π greco, per cui questa robaccia qua è la soluzione della disequazione di partenza e questa robaccia qui esprime questo arco in rosa. In breve, quando avete una disequazione di primo grado dove c'è il seno, il coseno e il termine noto, fate la sostituzione e andate quindi a risolvere il sistema tra la retta e l'equazione della circonferenza goniometrica. Una volta trovate le due soluzioni, le andate a disegnare sul grafico. Per quei due punti tracciate la retta e poi andate a prendere un punto qualsiasi. Io prendo sempre uno facile, 0, 0, 1, 0, e andatelo a sostituire nella disequazione. Se la disequazione è vera, vuol dire che quel punto appartiene all'arco di circonferenza che devo prendere come soluzione. Se non è vera, vuol dire che non appartiene. Qua 0, 0 mi dava una disequazione falsa, quindi vuol dire che 0, 0 non faceva parte di questo arco che era stato diviso dalla retta e quindi la soluzione era l'altra parte di arco dopo la retta. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.